Ciao a tutti, bentornati sul canale e soprattutto bentornato inverno, anzi benvenuto perché quest'anno forse non si è mai visto. Mi trovo dentro all'inizio della Val Maone a Prati di Tivo. Questa notte è nevicato incredibilmente perché solo 7 giorni fa c'erano 30 gradi in giro e la primavera ormai era divampata da tutte le parti in montagna. E oggi incredibilmente sembra tornato l'inverno, così all'improvviso. E come fotografo di paesaggio non potevo certo mancare questa occasione, direi unica, quantomeno rara, in questo periodo dell'anno. Guardate, i faggi da pochi giorni hanno messo le foglie e purtroppo questa ondata di freddo potrebbe pregiudicare, insomma, la stagione futura. Infatti sicuramente questa notte e le successive gelerà e le foglie così tenere coperte di neve potrebbero subire qualche danno. Il piano di oggi è quello di percorrere qui la Val Maone fino a quando sarà possibile proseguire in sicurezza. Infatti la neve è molto umida, molto pesante e non vorrei espormi al rischio di qualche frano, qualche slavina che proviene dal Corno Piccolo o magari dall'Intermesoli. Comunque conosco abbastanza bene la valle, per cui so esattamente dove fermarmi. Ma se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito al canale, mettete un like qui all'inizio del video per incoraggiamento, perché sono sicuro che oggi mi servirà. Rimanete con me perché quella di oggi sarà una giornata veramente incredibile. Camminare su un sentiero innevato, così calpestare la neve fresca per primi dopo una nevicata così straordinaria è sempre davvero un'emozione indimenticabile, veramente un'emozione unica. Guardate poi che panorama lì dietro, il Corno Piccolo innevato con questi alberi verdi che stanno facendo cadere la neve perché il sole la sta sciogliendo, quindi praticamente sembra quasi che dentro la foresta ancora stia nevicando. È veramente una condizione unica, veramente unica. Io mi trovo qui e procederò ancora un po' da quella parte verso la Val Maone. Vorrei fotografare questa situazione qui senza però, come dicevo prima, espormi a rischi inutili. Mi affaccerò da quella parte dove la Val Maone un po' si apre e si mostrerà il pizzo di Intermesoli che sta dietro questo gruppo di alberi e ci sarà insomma sicuramente un po' di interesse, perché guardate che bellissime nuvole che ci sono nel cielo oggi e per me sembra quasi un regalo la giornata di oggi. Durante l'inverno, pensate, non sono riuscito a fotografare la neve e situazioni simili in diversi mesi, perché credo che non ci sia mai stata una condizione così, o se c'è stata è durata pochissimi giorni. Anche quella di oggi sarà una nevicata quantomeno effimera, perché in pochi giorni, in poche ore sarà tutto sciolto. Ma stamattina ho preso la macchina e sono tornato qui in montagna, davvero non potevo perdermi questa condizione così bella. Continuiamo a camminare in questo paradiso.
trovarsi qui oggi è veramente un qualcosa di straordinario, è un privilegio perché mi trovo in una valle forse tra le più belle dell'Appennino, la Val Maone. Guardate che spettacolo, da quella parte lì il Pizzo di Intermesoli con il Picco dei Caprai di qua, che è veramente una montagna molto aspra, e dietro le mie spalle da questa parte c'è la parete nord del Corno Piccolo. Guardate, 2665 metri la cima, e qui siamo ad una quota di 1400 più o meno 1500, e quindi abbiamo quasi 1100 metri di dislivello di parete verticale da quella parte. Infatti questo è un punto abbastanza delicato, dovrò prestare la massima attenzione, tenermi sempre un po' al di fuori della valle, o se passerò molto velocemente per evitare proprio di trovarmi in mezzo a condizioni piuttosto spiacevoli. Però qui guardate, è davvero uno spettacolo. Ma per adesso mi fermerò qui per un po' a scattare qualche fotografia a questa valle, perché è veramente qualcosa di stupendo. C'è una luce molto bella, interessante, perché il sole è nascosto dalle nuvole e si stanno creando dei chiaroscuri sulla montagna innevata, con questo contrasto della vegetazione verde, che è freschissima, un verde molto tenue e delicato. È una condizione che si verifica molto raramente e sempre più raramente. E ho scattato qui, da questa stessa prospettiva, delle fotografie invece in autunno, con una situazione piuttosto simile, ma con i colori naturalmente diversi, con il rosso e il giallo sugli alberi, ma più o meno un po' la stessa condizione sulle montagne. Mettiamoci al lavoro e vediamo che cosa si può fare. Per questa prima serie di fotografie ho scelto questo punto che credo sia tra gli affacci più belli della Val Maone. Guardate, in fondo da quella parte la valle si fa più stretta e ci sono le cascate del Rio Arno, dove sono stato qualche volta, anche recentemente per la verità, ma non ho realizzato un video. Da questa parte invece, proprio davanti a me, in posizione frontale, c'è il Pizzo di Intermesoli con una cima minore che si chiama il Picco dei Caprai, che, come dicevo prima, è tra le cime più ruvide della zona, più aspre, sembra un vetro rotto, una scheggia, è veramente molto bello. E mi sono posizionato in questo punto perché non credo di poter andare avanti sentendomi a mio agio sicuro. Infatti da quella parte lì, dove ci sono gli ultimi alberelli, è una zona davvero molto critica, perché è dove si formano le valanghe durante l'inverno, ci sono delle frane, per cui mi fermo in questo punto perché so che qua è abbastanza sicuro, in quanto lì sopra non ci sono pendii particolarmente ripidi, e per cui insomma qua dovrei stare abbastanza tranquillo. È chiaro che al minimo rumore scapperò da quella parte lì dove avevo lasciato lo zaino. Da questa parte si gode anche un bel panorama verso i monti della Laga. Da quella parte chiaramente anche loro sono imbiancati, si vede il Monte Corzano, il Pizzo di Moscio, insomma le cime più alte della parete est dei Monti della Laga. Ed ora mi fermerò in questo punto a cercare qualche composizione di impatto. Le condizioni ci sono, per cui non mi resta che dare un timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori. Ed io sono in contemplazione qui ormai da circa un'ora, forse un'ora e mezza, perché la condizione non ho molte parole per descriverla, è semplicemente fantastica. Non mi ricordo una condizione così bella da diverso tempo. Lo scorso inverno purtroppo è stato molto sottotono, per cui mi sono dedicato ad un tipo di fotografia diverso. Oggi mi trovo qui in primavera ormai inoltrata e il terreno è coperto
di neve. La situazione è un po' anomala, però a livello fotografico è molto bella e credo che sia un evento da documentare. Tra l'altro il sole e la luce in questo momento sono molto dinamici perché cambiano molto velocemente in termini di pochi secondi. Infatti il sole si copre, si scopre, ci sono delle bellissime nuvole ed oggi pomeriggio ho realizzato diverse fotografie, molte le avrete viste già scorrere durante il video, però ho intenzione di scattarne ancora altre e ho un programma per il pomeriggio, per cui le fotografie di oggi saranno veramente tante. Qualcuna l'avrete vista già scorrere durante questo video, però ho in mente di pubblicare un video a stretto giro, quindi a pochi giorni di distanza da questo video che state guardando, con una colonna sonora molto particolare, di cui vi dirò più avanti, e che conterrà tutte le fotografie, quantomeno le più belle che ho scattato oggi, per cui credo che sia proprio il caso di iscriversi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare le campanelle, così non perderete il prossimo video. Io mi fermerò ancora un po' qui a scattare delle fotografie, ma soprattutto a contemplare la bellezza della montagna, e magari cambierò anche l'obiettivo per cercare qualche prospettiva diversa verso la montagna. Io vorrei realizzare una foto con il sole che si nasconde dietro la cresta del Pizzo Intermesoli, però non conosco perfettamente la traiettoria del sole, per cui non so se questo può essere possibile. Per scoprirlo bisognerà semplicemente aspettare ancora un po'. Sono qui in attesa che il sole scenda dietro la cresta del Pizzo di Intermesoli, però non sono sicuro che questo avverrà, in quanto forse il sole sta seguendo una traiettoria un po' obliqua e scenderà un po' dietro le pendici, in una parte più bassa del monte del Pizzo di Intermesoli, per cui la composizione sarà complicata. Già adesso, in questo momento, c'è un fortissimo contrasto tra la parte assolata della valle e la parte in ombra della montagna, per cui la fotografia sarà veramente complicata. Effettuerò qualche scatto e poi ci vediamo più tardi per il tramonto. Avrei voluto realizzare degli scatti in questo luogo, delle fotografie di impatto con delle belle nuvole, però come potete vedere la condizione è cambiata. In questo momento le nuvole si sono dissolte, anche se qualche ciuffetto lì sulla cima si sta formando, per cui ho realizzato alcuni scatti così di documentazione per raccontare la situazione, che è davvero straordinaria visto il periodo. Forse continuerò ancora a vedere lo sviluppo di quella nuvola proprio sulla cima della montagna, ma presto mi toccherà tornare nel bosco e recuperare la macchina. Magari da lì poi sì, qualcosa succederà verso il tramonto, perché comunque questa parete dovrebbe tra un po' iniziare a colorarsi.
È vero, la settimana scorsa vi ho detto che nella fotografia di paesaggio una delle regole fondamentali è quella di aspettare il tramonto, anzi attendere anche un po' oltre il tramonto, perché non sai mai quello che può succedere nel cielo, magari si infiamma, si colora improvvisamente. Però è anche vero che ci sono delle eccezioni e credo proprio che la giornata di oggi sia una di queste eccezioni, non tanto perché non penso che il tramonto sarà interessante, perché è sicuramente bellissimo, guardate che spettacolo dietro le mie spalle, il Corno Piccolo, ma perché sono già soddisfatto con quello che ho realizzato nel pomeriggio. Ho assistito a uno spettacolo davvero insolito, straordinario, la neve a primavera, con i contrasti nel bosco, il verde degli alberi, delle condizioni di luce veramente stratosferiche, per cui non ho bisogno di aspettare il tramonto per fotografare il Corno Piccolo, sono già veramente contento così. E quella di oggi è stata una giornata veramente indimenticabile, ne capitano veramente una ogni 4, 5 o 10 anni. L'ultima volta mi capitò il 25 aprile del 2015 e con un gruppo di amici andai a scalare, e c'era anche Melody, andai a scalare il Monte Tarino. Vi lascio qui sopra il video per vostra curiosità. Ed oggi ho realizzato diverse fotografie, direi molte fotografie, qualcuna l'avrete già vista scorrere durante il video, però come vi ho anticipato nel pomeriggio ho intenzione di pubblicare tra pochi giorni, quindi veramente a breve, un video nuovo, diverso, in cui ci saranno contenute tutte le fotografie, le più belle che ho realizzato oggi, con una colonna sonora veramente particolare. Ma per sapere quale sarà questo brano così misterioso che ho scelto, non vi rimane altro che iscrivervi al canale e attivare tutte le campanelle per non perdere i prossimi video fotografici ed escursionistici. Qui dal Gran Sasso, da questa bellissima neve, così fuori stagione, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!